Ciao a tutti, siamo qua con Riccardo di Tannus che ci leverà tutti i dubbi sui salsicciotti. Salsicciotti, i famosi salsicciotti. Allora, noi siamo Tannus e produciamo gomme piene e inserti per mountain bike. Abbiamo due tipologie di inserti, l'inserto con la camera d'aria e l'inserto tubeless che abbiamo qua di fronte. L'inserto serve principal modo per proteggere dalle forature, proteggere il cerchio da eventuali urti, portarti a casa in caso di foratura, ma nel caso di Armor Tubeless ti va anche a migliorare quella che è la guida, andando a subire moltissime vibrazioni, circa 50% di vibrazioni in meno, permettendo al ciclista di andare a pressioni molto più basse, dato che l'inserto, avendo questa speciale struttura, va a dare un estremo supporto alla spalla interna del copertore. Quindi un prodotto che permette di andare a migliorare la guida, ma di proteggere al contempo il cerchio e in caso di evenienza di foratura portare a casa il ciclista. L'inserto inoltre è creato con una speciale mescola che permette l'assenza del solamente del lattice e soprattutto non va ad allungarsi con il normale utilizzo. Quindi il prodotto è stabile anche dopo 1 o 2 anni di normale utilizzo della mountain bike. Quindi si può usare sia con lattice che senza? Dicevi. Questo è solamente con lattice. Questo è invece solo con lattice. L'inserto Armor Tube che andremo a vedere è creato apposta per essere usato con la camera d'aria ed è un prodotto più creato per il mondo e-bike rispetto all'inserto tubeless che è un po' più creato per il mondo muscolare e gravity. Gravity, Esatto. Enduro, arriviamo all'enduro? Enduro, anche enduro, abbiamo dei team in Coppa del Mondo sia di enduro che in DH, collaboriamo già col team Comensal, Maxis e GT Factory ed entrambi l'hanno scelto, nel loro caso ovviamente trattandosi di gare, di andare a finire la gara in caso di foratura e soprattutto per andare a migliorare la trazione in curva, andare a migliorare quella che è l'aderenza della bici nei sentieri. Costo di questo in particolare? Sono 50 euro l'uno, 100 la coppia. E il peso? Il peso si va a 160 grammi sulla 29, mentre 150 sulla 27,5. Per la misura invece da ciclocross siamo sui 60-70 grammi. Passiamo al reparto i mountain bike. In questo caso, come anticipato, abbiamo l'inserto Armor Tube. In questo caso la mescola polimerica ha un processo produttivo in meno per non registrare il lattice, in questo caso va solamente con la camera d'aria. Il prodotto protegge quasi a 360 gradi la camera d'aria e riduce a livello statistico al circa il 90% di forature. Quindi è un prodotto creato per chi non ha la necessità o la voglia di avere un prodotto performante, ma un prodotto sicuro che permette una minore manutenzione sulle masse rotanti e quindi un utilizzo più piacevole della bici. Inoltre è un prodotto anche molto usato da noleggi di biciclette, bike sharing e tutte quelle attività di cui l'assenza di forature è una cosa molto importante. L'e-bike ovviamente la fa da padrona perché è un prodotto che non permette soltanto di migliorare la protezione antiforatura, ma anche come l'inserto tubeless, di andare a pressioni più bassi, dato che si ha una struttura interna di copertone che permette quindi di sgonfiare leggermente le pressioni ed evitare che il copertore si muova troppo. Assorbe anche queste vibrazioni e quindi in generale va a migliorare la guida e a proteggere dalle forature che di solito un ciclista incontra. Costo di questo? Siamo dai 30 ai 50 euro l'uno in base al modello, quindi si tratta di 60-100 euro la coppia e una durata che di solito varia tra gli 8 e i 12.000 km in base all'utilizzo. La pressione più o meno che si dovrebbe utilizzare per questi? Beh, è molto difficile parlare di pressione visto che poi in base alla tipologia di bici abbiamo diversi modelli che spaziano dalla gravel alla fat bike alla mountain bike. La pressione di solito che consigliamo di usare è la pressione leggermente minore a quella usata in precedenza. Se si parte su una pressione di 2 atmosfere in normale utilizzo senza l'inserto, si monta l'inserto, si gonfia 2 atmosfere, si valuta come va essenzialmente la pedalata, si sgonfia di 0,1, si fa un po' di test, in linea di massima consigliamo di sgonfiare il copertone con l'utilizzo dell'inserto tra 0,2 e 0,5 atmosfere.
Benissimo. Dicevi che non è utilizzabile, non è consigliato per utilizzo cross country e marathon, vero? Cross country non Che il peso va a salire. Esatto, è un Si peso. parla di un peso di quanto qua? È un peso di 350 grammi sulla 29 se non mi sbaglio, e ovviamente che si va a ridurre sulle misure da gravel, ma è un prodotto che sulla bici muscolare può essere usato, ma va a rallentare leggermente, il rotolamento viene un po' Penalizzato. Certo, il peso è una cosa rilevante, ma è rilevante anche lo spessore che c'è sotto il battistrada. La resistenza al rotolamento infatti viene creata da due superfici che si sfregano anche. Quindi in questo caso, oltre al copertone che va a diretto contatto col terreno, c'è anche l'inserto che va a diretto contatto col copertone, quindi si va a perdere un po' di energia, ed è per questo che con la guida in linea di massima l'attrito viene un po', la resistenza al rotolamento viene un po' sacrificata. Si può andare a lavorare su copertoni più leggeri, quindi non serve mettere copertone tubeless, si può andare a risparmiare 300 grammi sul copertone andando a mettere un copertone più leggero, e si possono usare camere d'aria molto leggere, visto che l'inserto va comunque a proteggere la camera d'aria. Riguardo i cerchioni ci sono dei limiti di utilizzo? Come? No. È un prodotto molto versatile, quindi si applica su molti copertoni e su molti diversi tipi di cerchi. Perfetto, ti ringrazio tantissimo. Grazie mille. Riccardo. Ciao a tutti. Lo faremo provare, andremo in testa.